Intorno a questo evento vedo il serpente che abbiamo visto come entità eterica, il serpente drago, che crea proprio un cerchio, perché lui gira in cerchio e quindi riproduce il solito circolo vizioso, E dove lei, si mangia la coda, esatto, sì, la tipo lo mangia robot, sì, sì, sì. La mangia, cioè sì, la mette in bocca. in bocca. La bocca avvolge la parte terminale della coda in modo da creare questo anello intorno all'evento, in modo da creare quella energia di circolo vizioso, di ripetizione delle dinamiche. In eterico vedo Susanna che ha gli occhi colmi di lacrime e quindi quasi non riesce a vedere quello che sta realmente accadendo. E cioè che per l'ennesima volta un qualcuno le procura un danno, da cui lei risulta sempre solo un piccolo contentino, però è sempre superiore al danno rispetto al beneficio. Così come era stato pochi giorni prima nella relazione con l'ex ragazzo che stava frequentando. Si era interrotta. Poi lei un pochino ha tentato di riprenderla, però la cosa era rotta. Quindi il giro delle situazioni è sempre quello, ok? In cui lei ha un beneficio minimo, però soprattutto ha dei disagi, ha dei dispiaceri, ha delle conseguenze, degli strascichi con cui poi dover fare i conti. Monica, il serpente che si mangia la coda. Ultimamente c'è il serpente a forma di infinito che si mangia la coda. E anche il logo di una maglietta, di un di capi di abbigliamento, si trova soprattutto su magliette nere e quello è bianco. Qual è il significato? E io ieri ho visto un film con questo simbolo finale. Il serpente a forma di infinito che si sta per mangiare la coda. L'infinito quindi non è chiuso, è separato dalla bocca coda. Simbolo esoterico, significato esoterico. Allora, l'abbiamo detto diverse volte perché a me viene il ragno, ok? Perché l'otto in realtà è il ragno. Uno delle maggiori servitori del ragno sono i rettili, in particolar modo i serpenti. E quindi è ottimo perché il serpente, con la sinuosità del suo corpo, riesce a rendere il servizio di rappresentare l'otto, ok? Quindi che è il ragno stesso. Questo otto è la Matrix, è la realtà così come noi la viviamo, dove di fatto il mondo invisibile e il mondo materiale sono quasi separati, perché come dici tu l'otto non è completamente chiuso, ok? Quindi c'è una possibilità, ok, di uscita da questo tipo di divisione netta, però di fatto quello che si vorrebbe ottenere è che il serpente mangi la propria coda, così che i due mondi, invisibile e visibile materiale, siano separati. Perché in questo modo noi siamo disconnessi da tutto quello che è energetico. Noi non vediamo tutti i condizionamenti energetici che sono quelli che determinano il nostro mondo fisico. Mm, mm, mm. Se noi li vedessimo, in un attimo risolveremo tutti i nostri problemi economici, i problemi di peso, perché noi crediamo che con le nostre azioni pratiche risolviamo le situazioni. In realtà non è esattamente così, perché tutte queste cose pratiche che noi facciamo, ma sono manifestazioni di quello che succede sul piano energetico. Noi agendo solo sul piano fisico non otterremo mai niente, cioè riproporremo sempre le solite cose. Quindi il simbolo corretto quale sarebbe?
Il simbolo che loro vorrebbero generare è un 8, tutto bello chiuso. Così noi rimaniamo così imprigionati. Il Mhm. simbolo reale, adesso io penso che possiamo dirlo, no? Sì, È sì, sì. rappresentato dalla parola Dio. Cioè, se tu prendi le lettere Dio, ottieni un cerchio con, come si chiama, il diametro verticale. Ah, Riesci a vedere, no? C'è sì. la lettera D che è il semicerchio, la lettera I che è il diametro verticale e la lettera O che è il cerchio. Mhm. Ok? Quindi in realtà La F. Dio è tutto questo, è sia la separazione, vedi? Le due parti del cerchio sono divise, che l'unione. E la lettera Φ greca, ricordo bene? Sì, esatto, certo, certo. Che la lettera Φ è di fusis, che è natura. Questo la professoressa Monica lo sa io. Insegnante di greco, no, non è vero. Però ha studiato greco. Grande Monica. Va bene.